Ah, hai messo il primo piano? Vuoi stare così? Stare così? No, no, ah no, è peggio. Ah, boh, come vuoi, non so. Va Come bene, vuoi dai, te? stai così, come vuoi tu. Quello di prima? Così, dai, stai così. Salve a tutti, benvenuti, benvenuti. Bonjour, Ciao Donato. guarda, buonasera. Ciao tesoro, come stai? Ti vedo Bene, tu? raggiante Sì, rispetto, assolutamente. rispetto all'ultima volta che Oggi hai rimesso i raggi di sole in testa, infatti, no, ho vedo. rimesso anche un raggio rosso, ovviamente, Ah, che per bello. la eclissi, Ah, per le ovviamente. eclissi. Che poi è Sì. anche la tua onda natale, quindi mm, Assolutamente, oggi festeggiamo, siamo qui, come sapete, sempre per condividere le nostre visioni e per quello che è la nuova onda che è il King 92 sopravvissuti. Umano Giallo, che è la mia Sopravvissuti. onda natale, che è la mia onda natale. Sì, Oggi sono vestita di rosso perché mi unisco al meraviglioso evento di Hollin, ma anche io. di queste meravigliose donne che si sono Però, riunite, quindi da questa mattina siamo uniti al loro campo davvero, e pensa che anch'io ho quindi indossato il rosso senza che me lo esattamente. ricordavo. Pazzesco. Quindi Bene. onoriamo assolutamente questa riunione meravigliosa di questo femminile, onoriamo anche il maschile assolutamente oggi, quindi non facciamo nessuna differenza. Oggi è un giorno molto potente, il 5 di maggio, dove abbiamo il Wesak, abbiamo l'eclisse di luna questa sera alle 7 e questa meravigliosa onda che inizia proprio oggi, che è la mia onda natale, quindi io mi Auguri! sento molto a casina mia, diciamo. Difficilissimo per me aver cercato in questa incarnazione di diventare umana, è stata credo la cosa più difficile che ho dovuto fare, ma insomma, bene o male, un po' ci sono riuscita, diciamo. E poi si viaggia proprio sulla Terra, quindi con l'umano è proprio la Terra. Esattamente, quindi importantissimo, no? Questo nostro corpo, che ce lo dimentichiamo mai, invece è la nostra macchina del tempo e la nostra meravigliosa Ferrari, quindi assolutamente fantastica. Quindi tanto Ah, benvenuti, oggi è Ferrari. benvenuti. Come è andata l'onda scorsa, la tempesta? Raccontatemi un po'. Passiamo all'argomento successivo perché io sono sopravvissuto per miracolo, come al solito, e sto ancora Voi sapete raccogliendo. che qui abbiamo il drama man che tutte le volte Drama piange sulle Dragon, cose. Dragon Drama che è sempre veramente pronto a queste tempeste. Vabbè, ma purtroppo è così. Cioè no, per fortuna in realtà, però sì, sto raccogliendo un po' di pezzi in giro. Piano piano mi ricomporrò, insomma. No, ma io oggi ho sentito già, non so voi, semmai scriveteci, ma io ho sentito proprio una frequenza totalmente, cioè abbiamo rimesso i piedi come in terra fino a ieri, un turbinio continuo, pianti, disperazioni, delle robe che stanno venendo proprio fuori, perché poi siamo entrati anche nel mese scusate, spettrale, quindi il numero 11 si avvia già, come dire, il gran finale di questa luna 69 che è di questo anno autoesistente, quindi andiamo verso il nuovo, ecco. Poi c'è l'eclissi, insomma, tante porte che si chiudono ma che si aprono poi di nuove. Veramente tante e sapete io sono molto felice di questa meravigliosa eclissi in Scorpione, ovviamente, perché adoro le eclissi, mi sono molto a casa con le mie eclissi e quindi oggi ci Sei doppiamente ripropone a anche casa, questo. quindi fra Sono eclissi e tranquillamente a casa oggi. Tra l'altro, pensate un poco, oggi è l'ultimo giorno, scusate, l'ora è stata anticipata, cioè dal nostro solito, è l'ultimo giorno di un viaggio iniziatico che ho fatto con una ragazza meraviglioso
E oggi finiamo proprio, lei è arrivata nel periodo della tempesta e oggi invece finiamo Spappolata, proprio. praticamente. Spappolata, No, insomma. torna a casa ovviamente nuova. Chi viene a fare i viaggi con me sa qual è la mia energia e quindi sa Appunto, è per cosa questo che dico, succede è per e questo che ho sa detto, come racconto i segreti, più segreti di questi meravigliosi templi, no? Quindi assolutamente. io sono E capitato quindi con l'onda onorata. dell'Aquila e lei con la tempesta, quindi sicuramente Esatto, e parte però oggi l'onda dell'umano, quindi c'è stata una grande trasformazione, quindi ringrazio perché ci sentiamo veramente molto fortunati di aver fatto questo percorso, io di averla accompagnata e oggi, finire proprio oggi questa onda. E quindi oggi ci uniamo a questo giorno che è un giorno di luce. Io oggi sono a Hurghada, sono nel Mar Rosso, dove è oh, scappata, guardate un po', Lilith, e oggi nel giorno è dell'eclisse io vero. sono proprio qua. Oggi si quadra, poi si quadra proprio perché è a 15 e l'eclissi sarà a 15, quindi c'è proprio il quadrato preciso. Esattamente, quindi assolutamente un grande blessing, perché io sono Lilith di prima casa, quindi la rappresento assolutamente, sono qua presente, ma va bene, e quindi iniziamo che cosa? Questa nuova onda dell'umano. L'onda della tempesta, anche se Donato si lamenta sempre, perdono dei suoi lamentoni, è il Io mister mi lamento per lamentone, tanto tutti. ormai non ci possiamo fare niente, lui è fatto così, Io sono la voce del lasciamolo popolo. lamentare. Però ha portato una grande rigenerazione, ha aperto, tolto maschere, buttato giù, riconnesso, quindi se impariamo a non lasciarci portare sempre fuori, lasciare andare con le corde, che quello che ci dice oggi questa eclisse, no? Di lasciare andare, fare ciò che è per noi, tenere solo ciò che è importante, perché nella tempesta devi tenere solo ciò che è importante, non puoi tenere tutto. No. Oggi ci riconnettiamo con quella che è la grande saggezza, no? Quello che è veramente il grande momento. Riteniamoci veramente molto fortunati in questo cammino che stiamo percorrendo, in queste energie che ci stanno accompagnando, che non sono niente di drammatico, che non sono niente che è contro di noi, ma assolutamente ci fanno vedere invece fuori che cosa si sta mostrando, che cosa stiamo creando e che cosa volete nella vostra vita ora. Voi siete i vostri saggi, voi avete la vostra saggezza e sapete che cosa dovete portare. Quindi oggi potete scegliere di portare nella vostra vita, nel vostro cammino di tutti i giorni, ciò che è assolutamente per voi il fine della vita. Ha deciso di struttarmi, qua, era arrotolato. E quindi iniziamo intanto con il T92, questi nuovi 13 giorni. Iniziamo con l'affermazione di questo umano giallo magnetico. Come sapete io vi leggo quello che mi arriva, vi condivido quello che mi arriva per quanto riguarda gli oracoli, da quello che ci vogliono comunicare, e Donato vi parlerà invece più specificamente dello Maya. E tutto questo avverrà poche ore prima di questa meravigliosa eclisse lunare in Scorpione, ma siamo già, come sapete, dentro da giorni, la sentiamo profondamente e l'accogliamo con un grande sorriso, come dire, benvenuta nella nostra vita, mostraci ciò che dobbiamo vedere, mostra quelle emozioni che teniamo tanto nascoste e che è giunto il momento che noi le tiriamo fuori, senza averne paura, ma semplicemente essendo chi siamo nella grandissima semplicità e nella grandissima bellezza. Vi dovete ricordare la bellezza, perché in questo percorso che ho fatto questa ragazza, proprio ciò che siamo state è stata proprio l'abbondanza, la bellezza, la magnificenza, anche sognare in grande, non sognare in piccolo, ma sognare in grande, perché quando sogniamo in grande cose avvengono nella nostra vita, grandi aperture, quindi smettiamo di avere paura. Quindi vi chiedo un grande respiro ed entriamo nel umano magnetico, nell'affermazione. Io unifico per influenzare,
attraendo la saggezza. Sigillo il processo del libero arbitrio con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Bene, respiro, benvenuta onda dell'umano tra noi, vediamo che cosa questa onda dell'umano ci vuole dire, ci vuole condividere. Allora, intanto ci chiede di togliere i veli, di togliere le maschere e di mostrare veramente qual è la nostra grandissima bellezza e che cosa vogliamo creare nella nostra vita. In questi 13 giorni ci viene chiesto di portare le nostre vite a una nuova creazione che sia assolutamente consona con noi. Quindi toglietevi quei peli che ancora vi tengono nascosti, non avete paura di mostrarvi, ma mostratevi. Donato, chiudimi l'audio che c'è un ritorno. Sì. Ok. Mostratevi come siete, andate dentro, andate in profondità, come questa luna in Scorpione vi chiede di andare a prendere quelle emozioni che avete lasciato lì e che vanno ritirate fuori. E create ciò che volete fare nella vostra vita. Fate un piano grande, come vi ho detto prima, fate un piano a lunga distanza, dove non è una cosa che dovete avere domani, ma iniziate a camminare per veramente ciò che volete portare nelle vostre vite. Ok? Perché voi sapete già con la vostra saggezza che cosa volete portare. Eccoci. Allora, intanto questa onda dell'umano ci dice dentro di te c'è tutto ciò che ti serve. Hai a tua disposizione tutte le informazioni che stai cercando fuori, quindi è giunto il momento che tu guardi proprio qui intorno a te, perché tutto è assolutamente pronto per te. Quindi inizia a camminare in questi 13 giorni rendendoti conto proprio di questo, di quanto tutto questo è a tua disposizione e quanto tu vuoi creare, creandolo con una grande armonia, creandolo facendo il bene tuo e di chi vive con te. Di fare in modo che il tuo mondo, dove tu vivi, anche se vivi solo, sia assolutamente pieno di tutte le cose che ci possono essere. Quindi inizia a camminare, come vi ho detto all'inizio, per fare in modo che questa creazione possa diventare la tua vita e possa essere materiale, cioè tu la possa sentire intorno a te. Portala giù con armonia. Manifesta le cose e porta veramente quello che vuoi portare, cioè cura ciò che vuoi creare, cura come curati, cura ciò che vuoi creare, perché la tua missione di vita, cioè veramente il tuo sogno in questa onda dell'umano può essere realizzato, non che verrà realizzato in questi 13 giorni, ma verranno messe le basi per fare in modo che questo possa essere assolutamente creato, come se voi metteste le fondamenta per creare ciò e andare dove volete veramente. E devi lasciare andare veramente tutti quegli attaccamenti, tutto ciò che pensi che sia per te, tutto ciò che pensi che vada bene, che sia ancora lì per te. No, tu devi lasciare andare tutto, ti devi affidare all'universo, devi aprire le braccia e dire ok, guardo da un'altra angolazione e non ho più paura, ma mi affido
a qualcosa di più grande che è pronto per me e guardo quella creazione, perché è molto importante che tu guardi quella creazione, perché che cosa ti devi fidare, cosa questo umano ti chiede di fidarti della tua verità, di fidarti della tua saggezza, di fidarti di te stesso e di credere solo in quello che viene da te, con la tua vecchia conoscenza, con la conoscenza che fa parte di te, fa parte della tua anima. Fidati di quella, solo di quella ti devi fidare. Questo è assolutamente molto importante. Solo in questo modo tu potrai manifestare ciò che vuoi portare nella tua vita e devi avere il coraggio veramente di andare oltre in quel giardinetto dove ti trovi rinchiuso. Devi uscire dai tuoi soliti crismi, dai tuoi soliti barriere, dai tuoi soliti confini, per avere il coraggio veramente di superare e di ritrovare quella grande armonia che c'è dentro di te. Tu hai già tutto dentro. Basta solo che ti riconosci e le strade si apriranno diverse strade quando tu farai questo passo e lì riconoscerai il tuo cuore, riconoscerai quanto ti devi perdonare, quanto ancora ti giudichi, quanto ancora tu hai da ridirti nelle tue cose, invece non ce n'è più bisogno, perché proprio nel momento in cui io mi accolgo e mi prendo cura di me, allora in quel momento io mi permetto di morire per rinascere, ma morire per rinascere perché? Perché vado nella mia strada, nel mio cammino e semplicemente mi permetto di camminare in una strada che è semplicemente mia. E a quel punto io mi ritrovo, io mi rincontro con me stesso e l'ultimo giorno di questa onda, se avete fatto questo lavoro che vi sto dicendo, voi vi riconoscerete e vi guarderete allo specchio e vedrete che avete davanti, cioè riconoscerete quella persona che siete in tutto e per tutto, in qualsiasi vostra forma, nella vostra forma di umanità e nel vostro spirito che sta abitando questo meraviglioso corpo. Allora sì, posso camminare. Posso camminare perché? Perché posso camminare unita a me stessa. Posso camminare perché sono tutto uno, perché non c'è niente da cambiare in me. Semplicemente devo smettere di nascondermi, semplicemente devo smettere di cercare di essere qualcun altro che non sono. Mi accetto così come sono, mi perdono così come sono, mi amo così come sono. Questo è tutto quello che dovete fare. Questo è quello che questi 13 giorni vi consigliano e vi offrono questo consiglio per poterci camminare. Vediamo un po' quali sono gli aiuti. Guardate un po'. La grande dea Hathor, se ce la posso fare, ecco. La dea Hathor. Che cosa sta preparando la dea Hathor? La dea Hathor prepara un calice con un elisir d'amore, perché la dea Hathor è la dea dell'amore, della bellezza e della musica. Quindi lei prepara con il suo sonaglio, tramite la musica, quell'elisir che vi darà da bere, semplicemente per integrare quell'amore che avete dentro di voi, per risentire, rimettervi in contatto, per credere in voi, perché è nella vostra verità, perché è nella vostra voce, perché è la medicina delle donne. Non a caso ho detto all'inizio che oggi onoro l'evento di Olin tutte le donne che sono lì e tutte le donne che sono connesse, che so che sono tantissime. E guarda caso viene Hathor, che è la grande madre, la nostra grande madre, con la medicina del femminile, no? A curarci. Perché sia che siamo uomini, sia che siamo donne, non cambia assolutamente nulla. Dobbiamo essere fieri di chi siamo, sia di essere uomini che di essere donne, e incontrarci semplicemente per riconoscerci. Quindi beviamo questo calice di Hathor e lasciamoci curare da lei, da questa musica che esce dal suo sonaglio.
per riconnetterci e integrarci a chi siamo semplicemente. Vediamo con le carte del Sole e della Luna, nell'aiuto. Guardate, non poteva essere che Venus. Che cos'è? L'armonia. Non l'ho fatta apposta, non le ho messe, giuro, non le ho messe, ma Hathor e Venus. Quindi grazie universo, come sempre, grazie. Quindi che cosa ci dice in questa onda dell'umano? Riportiamo armonia dentro di noi, riportiamo la bellezza, riconnettiamoci con quanto siamo belli, con quanto noi possiamo essere. Portiamo veramente armonia e accettiamoci come siamo, perdoniamoci per ciò che è stato e semplicemente ricontattiamo quell'antica saggezza che fa parte dell'umano e fa parte di noi, accettando questa incarnazione con questa umanità che ci insegna tanto, insegna anche al nostro spirito tanto. Quindi camminiamo insieme. Grazie, grazie sempre di ascoltarmi. Onorata, grazie. Grazie. Vi leggo il meraviglioso poema, oggi non posso saltarlo, assolutamente. Io sono il saggio, codificato dall'umano giallo. 12 è il mio numero, ordine perfetto e radice del mistico 144. La perfezione del tempo umano. Benevolente, gentile e meraviglioso. Io sono il saggio, il giudice e discriminatore. Io ho preso padronanza dei 7 centri e perfezionato le leggi delle forze esterne ed interne. Il controllo mentale superiore è il potere della mia influenza. Nella mia mano destra tengo il cristallo biterminato, dalle possibilità magistrali di equalizzazione. Nella mia mano sinistra io tengo la sfera di cristallo di universale saggezza, imparziale e di chiaroveggenza. La mia via è la condotta spontanea, libera da contraffazione. Io sono il progetto dell'umano solare, purificato. Io parlo con la voce della noosfera, annunciando il ritorno di tutto ciò che è buono. Conoscere me è conoscere te stesso. Grazie. Quindi Grazie. ricordatevi, conoscere me è conoscere te stesso. Quindi io vi auguro in questa onda dell'umano semplicemente di conoscere voi stessi, di guardarvi, come ho detto, in quello specchio, che guarda caso è a metà dell'onda, se non mi sbaglio, è abbandonato, e guardarvi e dire io mi chiamo il vostro nome e cognome e finalmente mi vedo, io mi vedo e so chi sono. Grazie tesoro. A te Donato. Guarda, ringrazio veramente questa magica sincronicità e tutte le tue parole, perché io veramente, anche io non l'ho fatto propositamente, ma mi sono vestito di rosso e tu sai quanto l'energia femminile è prepotente in me, quindi ho captato il messaggio sincronicamente senza il bisogno. In realtà avevo letto questo evento meraviglioso, di questo evento ieri, però oggi non so, ho scelto il rosso, per cui stranamente, anche perché non c'ho molte cose gialle, però il rosso poi mi appartiene perché è del drago, quindi bene, bene. Io non so quasi che dire, perché hai detto talmente tutto praticamente già, perché figuriamoci con l'energia in cui tu sei nata, in cui tu sei arrivata su questo pianeta, se non ti è ben, come dire, chiara e limpida il messaggio e la frequenza che attraverseremo adesso. E, in pratica sì, questo umano che è governato appunto dal pianeta Terra dopo questo sconquasso della tempesta e quindi questa grandissima e profonda pulizia plutoniana
in cui siamo andati attraverso, ci ha appunto fatto tenere e considerare solo quel minimo veramente indispensabile che potevamo dovevamo salvare per proseguire il viaggio, perché da qui in avanti diciamo che andando sempre verso di più e la fine dell'anno galattico e l'entrata che c'è stata qualche giorno fa nel mese spettrale, tutto parla appunto di rilascio che sicuramente parla dell'emozionale, perché questo anno è stato proprio improntato con questa luna autoesistente numero 69, quindi già negli ultimi 3 mesi diciamo si inizia finalmente a sentire la nuova vibrazione, la nuova frequenza di questo mago intonante verso cui andiamo, e quindi è un passaggio molto, molto importante. Io non so voi, ma ho sentito veramente da oggi come una sorta di uscita, quasi, comunque un allargamento, ecco, non proprio un'uscita, ma un allargamento del collo dell'imbuto che ci porterà appunto a ritornare, come dice l'onda dell'umano, al nettare, proprio all'essenza, a quello che portiamo su questa terra e quello che è la nostra voce, quindi il nostro intento e la nostra missione, come la vogliamo gestire e come la vogliamo diciamo portare in equilibrio con poi il soffio, diciamo l'informazione dello spirito che dobbiamo lasciare entrare, perché in effetti questo vento che è nel tono 11, quindi va in sfida dell'umano, parla proprio di questo, parla del sacro femminile, parla di un'energia uraniana di cui si inizia a conoscere molto bene il discorso e quindi bisogna veramente riconnettere questa terra a questa energia appunto uraniana che fa entrare il messaggio dello spirito. Tutto questo lo facciamo con l'aiuto della mano blu, che ci aiuta a realizzare quindi quali potrebbero essere gli strumenti a nostra disposizione, quali elementi scegliere, quale appunto alchimia creare affinché la guarigione profonda e quindi cioè del corpo fisico, quindi attenzione soprattutto molto in questa onda al corpo fisico, quindi tutte le cose depurative e anche comunque nell'attenzione di ciò che mangiamo, comunque nello stare bene e nello stare con le cose che ci fanno stare bene, appunto la mano ci aiuterà a poter ricercare e riconoscere, venendone a conoscenza per portare questa profonda guarigione che poi servirà a cosa? Esattamente a quella luna di cui parlavo di quest'anno, che dovremmo andare a rincontrare e quindi a riconoscere tutte le nostre ferite emozionali per poterle appunto pulire, che essendo all'occulto queste acque universali poi aiutano questo processo purificativo affinché non entriamo in questo flusso fluido più fluidamente possibile, più alleggeriti possibile. Non a caso tutto questo, come ho già detto, avviene dopo lo scompasso importante della tempesta, per cui siamo miracolosamente sopravvissuti fino a ieri grazie a questa scimmia. Già questa scimmia comunque cosmica ci ha un po' iniziato a risollevare, dai. E questo è quanto. Quindi questo percorso volevo chiudere un attimo il quadro, diciamo, più ampio, generale, ci porterà esattamente proprio dentro, cioè quindi nel cuore di questo seme cosmico
che farà, che potrà appunto rifiorire e germogliare in quello che a noi è più adeguato, è più consono e che ci assomiglia di più, alla nostra voce interiore, e l'influenza poi quindi esterna che possiamo dare nel fare uscire dalla terra questo seme, questo frutto che andremo a raccogliere alla fine di questa onda. Sarà esattamente quello che sono le nostre massime aspirazioni, tutto ciò che per cui, diciamo, le ragioni per cui anche ci siamo incarnati e abbiamo accettato di percorrere questo viaggio, quindi scopriremo tutte queste cose. Quindi cerchiamo di non lasciare appunto che gli altri, diciamo, esternamente i dogmi e anche comunque tutte le energie che sono un po' in dissonanza con noi, con la nostra voce, vengano ad influenzarci. Ecco, quindi manteniamoci assolutamente fedeli il più possibile a questo umano, insomma, a questo veicolo che noi vestiamo, questo abito di carne che abbiamo scelto di abitare, questa meravigliosa tuta, trattandola al meglio possibile. Poi dunque, dopo di oggi, dunque entriamo nel tono sfidante della lunare, che è domani, e qui infatti entra in ballo subito il conflitto barra comunque l'apertura verso un canale esplorativo differente, quindi rompiamo questi recinti che hanno trattenuto la nostra voce, che hanno trattenuto il nostro volere alto per portare la nostra voce, quindi la nostra parabola, la nostra profezia, il nostro messaggio, così com'è, senza essere deturpato in altri luoghi, in altri posti, verso nuove condizioni, nuovi paradigmi che ci accoglieranno. Quindi in questo spazio nuovo dobbiamo quindi stabilizzare questo messaggio ben chiaro, affinché appunto non diventi non entri in conflitto di fatto con il terreno, il piano terreno. Nel giorno 3 poi abbiamo il mago elettrico 94, che ci spacca ancora di più quelle barriere che ci hanno vincolato a una gabbia, a una prigione temporale, diciamo, non in armonia con il pianeta, con la Terra. Quindi viaggiando su questa Terra, Velatropa 24.3, dobbiamo assolutamente riconoscere di poter essere radicati, mantenendo però le antenne alte di questo mago, quindi sapendo di essere e di unificarci a tantissimi altri maghi della Terra che in ricezione cercano di incantare il quotidiano e fare sì che questo pianeta sia sempre di più accogliente e come fosse, diciamo, il nostro Eden, che dobbiamo appunto cercare di trattare sempre al meglio e su cui lavorare appunto le nostre magie, il nostro incanto. Di questo è il servizio del mago. Nel giorno 4 abbiamo la meravigliosissima Aquila autoesistente, buon complechin alla qui presente Aquila. Sì, 95, meraviglioso, che per me sarà anche un giorno veramente tosto e meraviglioso, che mi aprirà a una esperienza molto forte, ma non dico nulla. In ogni caso non poteva che essere così in questa giornata in cui la visione e comunque ciò per cui abbiamo tanto lavorato dall'alto affinché questa nostra questo nostro modo di vedere tutto quello che in ricezione abbiamo
abbiamo catturato là dall'alto dell'Aquila, dalle alture dell'Aquila, e insieme a questi raggi del sole possano in qualche modo tornarci utili per ricreare appunto quello che ci è stato mostrato grazie a queste altezze, grazie a questa visione ampia che apre a questi orizzonti visionari interiori, quindi aprendo questo terzo occhio, questa ghiandola pineale, facciamo in modo che possiamo portare poi sulla terra. Ecco, questa è la missione dell'Aquila autoesistente, portare attraverso la mente in creazione sulla terra la mente planetaria, che appunto non è altro che questo, portare la visione sulla terra e definirla, proprio renderla manifestarsi sul piano terreno, insomma, creare assolutamente questa visione. Poi dopo abbiamo il giorno 5, della torre intonante, qua si gira e ritorniamo verso comunque un percorso, un sentiero che va ad irradiare ciò che da dentro vogliamo chiarire e vogliamo come dire portare in pace, affinché questi conflitti, diciamo anche mentali ed egoici, la piantino di tartassarci la mente e comunque mantenendoci sempre nel non sapere esattamente qual è la giusta scelta, qual è esattamente la strada da cui che dobbiamo intraprendere. Qui ci viene chiesto molta sicurezza, ci viene richiesto proprio di comandare questa mente affinché il sentiero ci si mostri limpidamente, senza troppi dubbi, senza troppe domande che la mente ci pone troppo, diciamo insistentemente, e dobbiamo qui trovare il coraggio di inoltrarci in quel sentiero, ecco, anche se non lo abbiamo mai percorso, dobbiamo assolutamente trovare la forza proprio esattamente in centro con noi stessi per andare avanti. Poi abbiamo il giorno 6, c'è la terra ritmica 97, infatti con lei la terra rossa, insieme appunto al compagno del vento, che aiuta appunto a trovare il bilanciamento all'umano e la riconnessione quindi con la forza femminile dello spirito, che venga appunto insufflata di nuovo, cioè nel senso non di nuovo, ma venga resa conscia, ecco, cosciente in questa 3D, insomma. Dobbiamo portare assieme alla terra questa profonda scossa, sentendola attraverso e in connessione con la terra dal corpo, affinché l'evoluzione e appunto il risveglio della sincronicità e degli elementi che ci fanno gli elementi naturali che troviamo sul pianeta ci fanno connettere attraverso simboli, attraverso archetipi, attraverso i numeri, tutto quello che la natura di questa terra ci offre. Dobbiamo sapere portarlo in organizzazione e bilanciamento dentro il corpo, affinché appunto il messaggio sia armonioso con lo spirito. Poi abbiamo nello specchio, qui raggiungiamo il cuore dell'onda, che non a caso ci riporta anche qui nel canale silenzioso dello specchio, affinché questo ordine superiore abbia il suo riflesso più nitido e più in focus con quello che poi sarà e troveremo all'uscita di questa onda, di questo involucro del seme. Questa sarà come un rinascere, quindi se non guardiamo esattamente quello che abbiamo dentro, quindi nel silenzio e nel respiro profondo meditativo, quindi nella meditazione nel silenzio interiore,
guardare quell'immagine nascosta dietro il riflesso effimero e superficiale che ci si mostra attraverso situazioni, attraverso persone, attraverso anche cose in cui noi non ci ritroviamo più. Qui lo possiamo veramente andare a raffinare, ecco. Possiamo realizzare che se non c'è questa consonanza, questa armonia profonda, dobbiamo scartarla. Ecco, abbiamo questo grandissimo aiuto nel tono 7 di ritornare a quel cuore in sintonia con la nostra vera immagine, chi siamo veramente, riconoscendoci tale e comunque accettandoci e onorandoci. Poi abbiamo nel giorno 8 la tempesta 99, che io chiamo sempre una tempesta molto molto generosa, diciamo molto accogliente, perché comunque avendo già fatto e già passato le pene dell'inferno in cui ci ha fatto passare la scorsa onda. Scusate se rido, perché sentire Donato che dice che si trova armonico con la tempesta, scusatemi, mi è scappato da ridere. Però andiamo avanti. Non sarebbe Moonchild, la luna è sempre in antitesi con la tempesta. Sapete che come l'ho chiamato oggi è il drama boy, quindi andiamo. La delicatezza della luna su cui sono nato mi trova sempre così, naturalmente in un conflitto, ma è assolutamente utile. Io in realtà ringrazio e onoro la tempesta, perché adoro le tempeste e i temporali. Però poi quando sono tosti, che insomma ti vanno a toccare, me la do a gambe. Sì, se posso, sì. In questo caso però no, dai, in questo caso sull'onda dell'umano vedete, Donato vi dà una lezione importante oggi. Leggete tra le righe, togliete quei veli e leggete tra le righe, andate dentro a prendere ciò che veramente voleva dirvi Donato. È molto importante il lavoro di Donato, ricordatevi. Esatto, e l'umano dice infatti non ascoltate gli altri, non lasciatevi influenzare, quindi in questo caso io non mi avete sentito. Fatevi una risata, Esatto. Siate leggeri. Esatto, e quindi sì, tornando alla tempesta, quindi la tempesta qui ha agito e ha ricreato, come dire, dalle proprie ceneri la propria, diciamo, è rinata e si è autogenerato quel poco che già, come dicevo prima, avevamo salvato e pulito, appunto perché potesse essere integrato e quindi controllato, cioè riusciamo veramente a controllare in maniera non caotica, gestendo appunto questa grandissima energia che appunto abbiamo appena attraversato. Qui in questa onda abbiamo la possibilità appunto di governarla molto bene e di portarla in una direzione appunto costruttiva, ecco, per rigenerarci, per rigenerare e per rimodellare appunto questa grandissima forza che ci è arrivata. Dopodiché abbiamo il sole meraviglioso, che non poteva essere che solare su questa onda. Dico così perché il sole solare è assolutamente, essendo nell'onda del sole, il termine dell'onda del sole è proprio l'umano cosmico, che Cinzia conosce molto bene da vicino, quindi è molto connesso all'umano il sole. È sempre un'energia molto, come dire, maschile, attiva e comunque anche che sprona e spacca tutto quello che non è vero per noi e che non è utile alla vita, quindi alla verità, alla nostra verità. Quindi nel tono solare l'intenzione più grande qua è di realizzare ciò che per noi è vero, per me luce, ciò che per noi è vita. In questo giorno numero 100 abbiamo proprio questa grandissima opportunità di portare in luce e a galla proprio
quello che dal buio appunto vuole uscire per essere per essere, come dire, risuscitato, ecco, con l'aiuto ovviamente della tempesta, sua amica. E dopodiché abbiamo il drago rosso planetario, drago rosso che ci aiuta a portare fuori anche qui, insieme al Sole, però il drago lo fa come dire, nella materia, e uscendo allo scoperto riesce a portare in volo, come dire, portare il proprio aiuto, quindi del caregiving tipico piagnone, mammone, scusate, madre di tutto e di tutti. Qui però manifesterà in maniera pulita e sana questa essenza e questa purissima questo purissimo intento e missione che ha il drago, quindi nell'essere totalmente chi è, accettandosi totalmente, riusciamo poi appunto a produrre e manifestare questo volo, questa perfezione dell'essere, dell'accettarsi in toto, ok? Poi dopo abbiamo il vento spettrale, che è esattamente appunto la sfida di questo archetipo dell'umano, quindi fare entrare il messaggio e incanalarlo, fare entrare la comunicazione dello spirito, comunque della alta sacerdotessa, di questa energia femminile che vuole, come dire, penetrare e inseminare la terra, che è sua compagna, e però noi, essendo ospiti, essendo veicolo e quindi rappresentante primo, diciamo, della terra vivente, ricompattiamo, ecco, cerchiamo di ricompattarci alla missione e al messaggio che lo spirito ci ha lasciato, ci vuole liberare, affinché appunto poi lo lasciamo fluire in questo tono spettrale dentro di noi. Poi dopo abbiamo il cristallo, notte cristallo blu, ci aiuta a vedere attraverso appunto questa terra e questo cristallo, che poi è diventato, raffinandosi, è diventato cristallo e ha acquisito memorie, ha acquisito energia e abbondanza, quindi da ciò che era nel buio dell'inconscio, della notte. Quindi portiamo allo scoperto e condividiamo tutto appunto il bottino, il tesoro e la preziosità che ha accumulato questo cristallo nel buio della terra, quindi portando allo scoperto e in evoluzione, come dire, il nostro sogno allo scoperto, e manifestiamo, cioè diciamo, recepiamolo anche molto intuitivamente, ecco, facciamolo entrare attraverso l'intuito, il profondo intuito. Poi dopo abbiamo il finale, che è appunto il seme cosmico, e qui appunto trascendiamo, come dicevo, la corazza, trascendiamo l'involucro che tratteneva diciamo inconsciamente ciò che poi in consapevolezza dobbiamo portare allo scoperto nel rinascere in una nuova forma, che non è altro poi che la presenza totale di noi stessi, la presenza totale però in un nuovo frutto, in un nuovo operato, in una nuova opera che andiamo a fare appunto rinascere dalle nostre carni, quindi è proprio come un parto. Questo è come un parto, cioè dall'umano questo seme fuoriesce
e rinasce a se stesso in presenza, trascendendo appunto tutto il bagaglio molto prezioso che ha nascosto e che ha lavorato interiormente nel buio appunto della terra, e grazie al quale, come veicolo e come sorta di utero vero e proprio, ha fatto sì e diciamo, ha curato affinché questo nuovo seme ha potuto rinascere a nuova vita, su un nuovo livello, una nuova forma, uscendo proprio dalla terra. Benissimo, questo è quanto. Abbiamo terminato. Ora vi leggo anch'io. Oggi ce l'ho perché sono a casa. La versione del mio poema galattico è il numero 12 dell'Umano Giallo. Allora, recita: io sono il saggio codificato dall'Umano Giallo. 12 è il mio numero, ordine perfetto e radice del mistico 144, la perfezione del tempio umano. Benevolmente, gentile e meraviglioso, io sono il saggio, il giudice ed il discriminatore. Io ho padroneggiato i 7 centri e perfezionato le leggi delle forze esterne ed interne. Il controllo della mente superiore è il potere della mia influenza. Nella mano destra tengo il cristallo a doppia punta, strumento di abile equilibratura. Nella mano sinistra tengo la sfera di cristallo, della saggezza universalmente imparziale e della chiaroveggenza. La mia modalità è la spontanea condotta, libera dagli artifici. Io sono il modello dell'umano solare purificato. Parlo con la voce della biosfera ed annuncio il ritorno di ogni cosa buona. Conoscere me è conosci te stesso. Bene. Quindi buon viaggio. Grazie Donato. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti, grazie delle tue parole. Grazie. È stato meraviglioso. Fidatevi di voi, riconoscetevi, perché questi 13 giorni questo vi è richiesto, di guardarvi e di riconoscervi, e sapete che avete tanto dentro di voi, quindi onoratevi. Quindi buona onda, buoni 13 giorni, buona onda anche a te. E buona onda a te. Grazie. Buona rinascita, quindi ulteriore seconda volta. Sono i 3 giorni di break finalmente ferma, quindi farò il mio completin, esattamente. E ce n'è bisogno di rigenerarsi prima di ripartire, no? Un attimo. Quindi, grazie mille a tutti. Ci sentiamo alla prossima, buon percorso, vi amiamo sempre con amore, un bacio per tutti. A presto, grazie a tutti, grazie, ciao Valeria, grazie, ciao. Ciao bellissimi, grazie.